Bene ragazzi, buongiorno, bentornati. Abbiamo la gattona Sofì che forse vorrebbe dormire, non lo so, la vedo piuttosto stanca e come al solito ribelle. Non vuoi stare con me? Continuiamo a parlare di Galileo Galilei. Abbiamo visto la scorsa volta, oltre ai tre principi fondamentali della fisica moderna, il principio di inerzia, il principio di composizione del movimento e il principio di relatività del movimento che permettono a Galileo Galilei di spiegare il movimento della Terra, abbiamo parlato anche del suo metodo scientifico, che è un metodo sperimentale perché l'esperienza è fondamentale, ma è anche un metodo ipotetico-deduttivo. Cerchiamo di andare avanti e di precisare meglio alcune idee o di dire delle nuove cose sul modo con cui Galilei pensa che debba essere osservata, spiegata, interpretata la natura. L'esperienza quindi è fondamentale nel metodo galileiano, l'abbiamo visto, è esperienza che noi abbiamo detto essere soprattutto esperienza guidata dallo scienziato, esperienza costruita ad hoc dallo scienziato per verificare o falsificare una teoria. Abbiamo spiegato che quindi l'esperienza spesso avviene in laboratorio con l'ausilio di strumenti, è comunque un'esperienza costruita in base a una strategia razionale da parte dello sperimentatore. Significa a volte far avvenire un fenomeno come il fenomeno non avviene in natura, forzare il fenomeno a realizzarsi in base agli interessi dello sperimentatore. L'interesse dello sperimentatore è quello di convalidare o di falsificare una teoria. Quindi abbiamo visto che il metodo ipotetico deduttivo ha l'esperienza, pone l'esperienza soprattutto dopo la teoria e non tanto prima della teoria, attraverso confuse osservazioni, poche confuse osservazioni, la creatività dello scienziato formula una teoria, una legge di svolgimento dei fenomeni, una teoria che è sempre un'ipotesi. L'ipotesi deve essere verificata, falsificata dall'esperienza, che però appunto si trasforma in esperimento, si trasforma in un tipo di esperienza che è costruita apposta dallo scienziato in base a ciò che gli conviene, che gli interessa dimostrare. Abbiamo visto che per questo ipotetico deduttivo l'ipotesi è la teoria, la legge fisica, e che questa ipotesi deve dare luogo a delle deduzioni, cioè delle previsioni di fenomeni. Sto ripetendo, ricapitolando quello che abbiamo detto nella scorsa lezione. Infatti gli esperimenti che devono falsificare o verificare, comunque mettere alla prova l'ipotesi, cioè la teoria, spesso sono esperimenti che consistono nel prevedere dei fenomeni. Cioè la teoria è valida, secondo Galileo Galilei, quando ci fa prevedere dei fenomeni futuri. Abbiamo visto nella teoria del moto uniformemente accelerato, che poi viene estesa da Galileo al moto naturalmente accelerato, se la teoria è valida, quella che calcola gli incrementi di velocità, l'accelerazione, deve poterci, in base a certi parametri, in base a certe variabili, ciao Sofì, e ovviamente Sofì se ne vuole andare, deve permetterci di prevedere dopo un tempo t1 in quale luogo preciso sarà il corpo in caduta, dopo un tempo t2 in quale altro luogo preciso sarà il tempo in caduta. Cioè se la legge scientifica, la teoria, l'ipotesi è vera, questo viene deciso da esperimenti e questi esperimenti consistono nel verificare delle previsioni di fenomeni. In base alla teoria noi possiamo prevedere quali saranno i fenomeni e l'esperimento sta proprio nel verificare se queste previsioni sono fondate o meno, quindi ipotetico deduttivo. Dalla teoria, dall'ipotesi, una teoria scientifica è sempre un'ipotesi, io devo poter dedurre i fenomeni futuri. Alcuni fenomeni futuri
Se questi fenomeni futuri sono previsti a priori, cioè dedotti, vuol dire che la teoria sarà valida, anche se abbiamo visto che nel caso di Galileo una teoria non sarà valida mai, non sarà mai vera in senso assoluto. Questo è molto moderno dal punto di vista di Galilei. Non c'è modo di verificare in senso definitivo, in senso assoluto, quanti peli mi ha lasciato Sofì, di verificare in senso assoluto, in senso definitivo una teoria. Allora, quindi abbiamo visto che il metodo ipotetico deduttivo di Galileo si basa sull'esperienza, anche se su un tipo di esperienza particolare che abbiamo descritto la scorsa volta. E quindi l'esperienza è fondamentale e quindi Galilei in base a questo formula la sua famosa metafora, ovvero che la natura deve essere studiata attraverso l'osservazione, attraverso un'osservazione operativa da parte dello scienziato. La natura, la filosofia naturale non può far scoprire le sue leggi attraverso dei libri di carta, ma attraverso appunto quello che Galileo chiama il grande libro della natura. Il grande libro della natura è una metafora, non possiamo scoprire leggi naturali leggendo dei libri di carta, dobbiamo scoprirle andando a osservare, a operare nella pratica, in natura, cioè andando a leggere quello che nella famosa metafora galileiana lui chiama il grande libro della natura, d'accordo? Quindi questo è importante. E attenzione, il grande libro della natura, secondo Galileo Galilei, è scritto in caratteri matematici. Un'altra grandissima acquisizione di Galileo, che ne fa proprio il padre della scienza moderna, è l'applicazione della matematica alla natura. Come descrivo io i fenomeni, come io esprimo una teoria, come oggi la trovate espressa in un libro di testo, no? Nei libri di fisica o nelle altre materie scientifiche. Cioè la teoria viene espressa da equazioni matematiche. La natura è scritta il grande libro natura è scritto in termini matematici e quindi i fenomeni fisici possono essere espressi in termini matematici. Grandissima innovazione di Galileo, la matematizzazione della natura, ovvero l'applicazione della matematica alla fisica. Allora, l'applicazione della matematica alla fisica. Un fenomeno fisico può essere descritto, o anzi un insieme di fenomeni della stessa classe, un insieme di fenomeni simili, può essere descritto da una e una sola legge, che è una teoria, che è un'ipotesi, una legge fisica, una legge di natura. Questa legge deve essere espressa in termini matematici. Questo ovviamente ha delle conseguenze notevolissime. Prima di tutto, si può applicare la matematica alla natura? Secondo Galileo sì, cioè i fenomeni matematici, i fenomeni, scusate, naturali, della filosofia naturale, della fisica, per poter essere ricondotti ad un'unica legge, tutti i fenomeni di una stessa classe possono essere calcolati, descritti da un'unica legge, anche se i parametri variano, soltanto se vengono espressi in termini matematici, se vengono tradotti in termini matematici. Quindi questo è una cosa estremamente importante. Attenzione, la matematizzazione della fisica prevede alcune conseguenze. Prima di tutto, Galilei dà per scontato che la natura funzioni sempre allo stesso modo, che determinati fenomeni o classi di fenomeni nelle stesse condizioni si ripetano sempre identici. Quindi l'idea della regolarità, eternità, inviolabilità delle leggi di natura. Questo è un presupposto della scienza sperimentale moderna, ma è difficile da dimostrare in base alle esperienze. Cioè Galileo suppone che la natura sia regolare, che le sue leggi si svolgano
in maniera sempre uguale, che una certa legge di svolgimento valga sempre per classi di fenomeni simili. Cioè la natura è regolare, non succede mai, d'accordo, non succede mai che un corpo in caduta libera cada in maniera diversa da come lo abbiamo osservato più volte cadere, oppure da come appunto la teoria espressa in termini matematici prevede che cada. La teoria prevede, prima ovviamente che, perché una teoria abbiamo visto per Galilei è valida se ci fa prevedere i fenomeni futuri, la teoria prevede che in un certo tempo t1 il corpo sarà qua, in questo luogo dello spazio, in un certo tempo t2 il corpo sarà qua, in un altro luogo dello spazio. È sempre così. L'applicazione di quella legge matematica fa sì che qualunque corpo, quando cade sempre con le stesse condizioni, se un esperimento si svolge, se un fenomeno si svolge sempre nelle stesse identiche condizioni, darà lo stesso identico risultato. Non può succedere che una volta l'incremento di velocità sia x e che una volta successiva l'incremento di velocità sia y. Cioè le leggi scientifiche funzionano, attenzione, questo è un presupposto, possono funzionare con una regolarità matematica soltanto se esse stesse sono regolari, sono invariabili, eterne, immutabili nel tempo. Quindi un'idea fondamentale di Galileo, che poi sarà ripresa da tantissimi altri scienziati e che insomma la maggior parte degli scienziati accetta ancora oggi, è l'inviolabilità, la regolarità dei fenomeni naturali. Però questo si presta a delle obiezioni: perché non possono esistere dei casi particolari, dei casi anomali, delle contingenze inspiegabili, degli eventi eccezionali, dei miracoli? La natura è meccanica, cioè comunque Galileo è alla base del meccanicismo. Date certe leggi, date certi presupposti, in natura le conseguenze sono sempre le stesse. Il meccanicismo di Galileo. Galileo sarà criticato, attenzione, per questo, non soltanto da coloro che non credono nella scienza sperimentale, dai mistici, d'accordo, da teologi e così via, sarà criticato anche da Cartesio. Cartesio è anche lui un meccanicista, anche lui crede nella regolarità, nell'inviolabilità, nella, ecco, possiamo dirlo meglio, uniformità delle leggi di natura. Però che cosa rimprovera Cartesio? Cartesio rimprovera a Galileo di non aver dato una dimostrazione di questa uniformità delle leggi di natura. In effetti in Galileo, come anche magari nella scienza moderna, questo è un presupposto che viene accettato, però non è un presupposto che comunque viene dimostrato empiricamente. E come lo si può dimostrare empiricamente? Si tratta appunto di un presupposto, ma qualcuno potrebbe venir fuori e dire, come ha fatto Hume, come fanno tantissimi altri anche oggi, nell'ambito della scienza moderna, potrebbe venire fuori e dire, ma come fai a sapere che domani, ecco per esempio nel futuro, un corpo cada sempre verso il centro della Terra? Può darsi che tu abbia fatto 2000 esperimenti e un corpo cade sempre al centro della Terra in base sempre a quella legge scientifica, in base sempre a quella velocità, a quei parametri. Magari domani, la milionesima e una volta che fai lo stesso esperimento, quel corpo invece di cadere al centro della Terra sale. Come fai ad escluderlo? Semplicemente perché sei abituato al fatto che l'esperimento vada sempre nello stesso modo, ma questa è abitudine. Questo non vuol dire che avverrà anche in futuro. Questa sarà la critica, ovviamente, al, alla regolarità della natura, che sarà proposta per esempio da David Hume. La regolarità, l'inviolabilità, l'uniformità della natura che si comporta sempre allo stesso modo è un presupposto accettato da Galileo. Cartesio lo rimprovererà dicendo: caro Galileo, tu non hai dato una fondazione, la fondazione non può essere scientifica perché l'uniformità delle leggi di natura non può essere dimostrata con l'esperienza. Secondo Cartesio, attenzione,
questo fondamento deve essere un fondamento metafisico, cioè per fondare i principi fondamentali della fisica, l'uniformità, la regolarità delle leggi di natura, ma anche per esempio il principio inerzia, i principi più generalissimi della fisica, secondo Cartesio tu devi dare alla fisica una base metafisica e anche una base teologica, cioè deve esserci un Dio che è garante del fatto che la natura si comporta sempre in maniera uniforme, in maniera regolare. Galileo non si pone questo problema, abbiamo visto che Galileo ha distinto la teologia, la metafisica dalla fisica e quindi non si può porre questo problema. Galileo però, secondo Cartesio e moltissimi altri, ma questo è un problema anche della scienza attuale, dà per presupposto, dà per scontato qualcosa che non è scontato. Secondo Cartesio, la fisica ha bisogno di radici metafisiche e la regolarità delle leggi di natura e i principi più generali della fisica devono essere fondati in Dio. Per questo Cartesio integra fisica e metafisica e dà una spiegazione filosofica, metafisica della regolarità delle leggi di natura. Lo vedremo quando parleremo di Cartesio. Comunque il presupposto di Galileo della scienza moderna, anche se non si può dimostrare che domani andrà sempre così, è che le leggi di natura funzionino sempre in maniera regolare, in maniera uniforme. Allora fate attenzione perché la matematizzazione della natura ha anche un'altra conseguenza che non è neanche facilissima da spiegare. Vediamo se ci riesco. Quando tu applichi la matematica alla natura, tu selezioni gli aspetti della natura che vuoi conoscere, cioè matematizzando la natura, applicando la matematica alla fisica, descrivendo la legge di svolgimento di un fenomeno in base a equazioni matematiche, tu non conosci tutto del fenomeno, non ti interessa tutto del fenomeno, ti interessano soltanto gli aspetti matematici del fenomeno, cioè quelli misurabili con il numero, d'accordo? Quelli misurabili geometricamente. Quindi a Galilei, come a tutti quelli che saranno come lui meccanicisti, e questo è un presupposto fondamentale del meccanicismo, il modello che già Galileo adotta, ma che sarà spiegato e portato teoricamente alle estreme conseguenze da Cartesio, il meccanicismo cartesiano, che cosa succede? Che descrivendo la natura in termini matematici, tu della natura selezioni e cogli soltanto alcune cose che ti interessano. Il materiale osservativo viene filtrato dalla ragione scientifica, d'accordo? E quindi tu dei fenomeni cogli che cosa? Cogli soltanto l'aspetto geometrico, l'aspetto dinamico, perché siete d'accordo che è soltanto una distanza che tu puoi misurare in termini matematici, è soltanto un tempo che tu puoi misurare in termini matematici, è soltanto una figura geometrica che tu puoi cogliere in termini matematici, è soltanto un movimento che tu puoi descrivere in termini matematici. Quindi Galileo che cosa fa? Come Cartesio e tanti altri scienziati, diciamo meccanicisti, si interessa soltanto di quelle che Locke chiamerà le qualità primarie dei fenomeni. Le qualità primarie sono quelle di stampo geometrico-meccanico, d'accordo? Geometrico-meccanico. Sono le qualità geometrico-meccaniche, cioè tu applicando la matematica alla fisica puoi conoscere del fenomeno soltanto alcuni aspetti, non tutti. Puoi conoscere quelle che sono le dimensioni, le morfologie, l'altezza, la larghezza, la profondità, d'accordo? Tutto ciò che è spaziale, quantitativo, ok? Quando tu misuri con la matematica, tu astrai dai fenomeni solo ciò che è quantitativo, ciò che è spaziale, cioè le qualità primarie, cioè le qualità geometrico-meccaniche. Galileo, come Cartesio, arriverà a pensare che solo queste sono oggettive, sono soltanto vere. Cioè tu di un corpo o di un fenomeno naturale della natura, tu cogli soltanto le dimensioni
la morfologia oppure il movimento, capite? Cioè le proprietà geometrico-meccaniche, considerando come Cartesio il movimento come una modificazione dell'estensione. Allora, tutto ciò che vai a studiare, a conoscere, è solo ciò che è misurabile, che è geometrizzabile, che ha una forma geometrica, cioè tu vai a prendere di un fenomeno, puoi conoscere del fenomeno soltanto l'estensione, la- i contorni dello spazio di un oggetto, l'altezza, la larghezza, la profondità, oppure il movimento. C'è soltanto queste caratteristiche, quelle che Locke chiamerà qualità secondarie. Vedremo che questa cosa è valida per eh, Cartesio, per Hobbes, per Spinoza, cioè sarà sempre valido per molti secoli nel paradigma meccanicista. Le qualità secondarie, quelle che non sono misurabili matematicamente, che non hanno aspetti quantitativi di estensione di movimento, le qualità secondarie non interessano, per esempio il calore, il sapore, le temperature. Sono queste le qualità sensibili, no? Quelle dei nostri sensi, quelle di alcuni nostri sensi, dei sensi isolati, di ogni senso isolato. Il calore è solo dato dal tatto, il sapore soltanto dal gusto, l'odore soltanto dall'olfatto, d'accordo? Tutte queste caratteristiche, colori, ehm, ecco il colore, il calore, ma anche il colore, il suono, il sapore, le temperature, tutte queste cose passano sullo sfondo. Sono cose che non sono estensioni, ma sono qualità sensibili, sono qualità secondarie, ok? Vengono considerate non propriamente vere, non oggettive ma soggettive, anche da Galileo, ma poi Cartesio ci metterà del suo proprio per spiegarlo in maniera molto più chiara. Le qualità secondarie, cioè le qualità sensibili, calore, colore, sapore, odore, suono, queste cose qui vengono considerate soltanto delle conseguenze secondarie delle qualità primarie geometrico-meccaniche. Io posso scoprire nella natura soltanto qual è una caratteristica geometrico-meccanica, d'accordo? Anche il suono, per esempio, lo interpreto come onde sonore, come un insieme di corpuscoli oppure di materia continua che arriva al mio orecchio. Io lo interpreto come suono, capite? Come qualità secondaria, come qualità sensibile. Però il suono in realtà non esiste realmente nella natura oggettivamente fuori di noi, capite? È soltanto una conseguenza a livello della mia sensibilità delle qualità primarie geometrico-meccaniche. Per esempio, tutte le teorie meccanicistiche sulla luce che si diffondono in base a questo paradigma meccanicistico, quella ondulatoria, quella corpuscolare, suppongono che il colore esista solo nella mia mente, solo nei miei sensi, no? Non esiste il rosso, il bianco, il verde realmente nella natura. Esistono corpuscoli o onde, ok, o comunque materia, qualcosa che è geometrico e meccanico che si muove. Questa materia che si muove, onde o corpuscoli che siano, impattano con i miei occhi e io interpreto soggettivamente, d'accordo, questi corpi che arrivano meccanicamente ai miei occhi come verde, giallo, rosso. Però il verde e giallo, rosso non esistono davvero nella materia. La materia è caratterizzata soltanto dal fatto che questi corpuscoli sono più grandi, hanno una forma diversa, sono più o meno veloci, ok, hanno un'estensione più grande, eccetera, un volume più grande. No, quando impattano contro i miei occhi io li vedo come colori, però il colore è qualità sensibile o secondaria che non è matematizzabile, no? Che non può essere espresso in base ad una qualità geometrica, non esiste realmente, è un prodotto
che esiste solo a livello di mia sensazione soggettiva, ma ciò che esiste davvero sono le qualità primarie, cioè le qualità geometriche, spaziali dei corpi. I corpi sono estensione, è il movimento dei corpi. Quindi già Galileo è alla base di questa idea, la matematizzazione della natura considera vere, considera oggettive soltanto le qualità primarie, cioè le qualità spaziali, geometrico-meccaniche. Spero di essermi spiegato. Questo ovviamente Cartesio lo spiegherà, lo vedremo in Cartesio molto più chiaramente, molto ampiamente, il modello meccanicistico. Ci sono delle obiezioni all'applicazione della matematica alla fisica a cui Galileo ovviamente deve rispondere. Gli aristotelici dicono che è impossibile applicare la matematica alla fisica, che la matematica e la fisica sono due discipline diverse. Infatti, anche Aristotele nel sillogismo diceva che le varie discipline, cioè quelle che derivano da oggetti primari che sono diversi, non possono intersecarsi. I sillogismi di matematica non possono intersecarsi a quelli della fisica. Ogni materia ha la sua autonomia e la sua dignità, ma le varie materie non possono le varie scienze non possono intersecarsi tra di loro, e quindi la fisica è una materia diversa dalla matematica. La matematica non può essere applicata alla fisica. La matematica, diceva Aristotele, riguarda oggetti ideali che non esistono concretamente nella realtà, e invece la fisica riguarda appunto oggetti concreti, oggetti materiali. E quindi gli aristotelici fanno questa obiezione in Galileo. Non funziona l'applicazione della matematica alla fisica, perché la matematica si basa su concetti ideali che esistono soltanto nella nostra mente, che in natura, in fisica, non ci sono. Per esempio, in fisica non ci sono le linee unidimensionali, ok? E per esempio le figure piane bidimensionali, ok? In natura non ci sono triangoli perfetti e non ci sono sfere perfette. E ovviamente qualunque sfera, per quanto io possa costruirla in maniera precisa, non sarà mai una vera sfera, quando non è più un oggetto mentale della matematica, ma è un oggetto fisico, ok? Quindi sono tutte forme irregolari in natura, che hanno delle proprietà diverse dagli oggetti matematici che sono puramente immaginati e dedotti a priori dalla mia mente senza trarli dalla natura. Per esempio, gli aristotelici dicevano che l'idea che una sfera sia tangente ad un piano in un solo punto è sbagliata. Nella realtà una sfera sarà tangente in un piano, da un piano in più punti. E quindi anche ricordate gli esperimenti di Galilei sul piano inclinato, la sfera viene fatta muovere sul piano inclinato, secondo gli aristotelici sono fallaci, non sono affidabili, perché quando tu costruisci, no, una teoria matematica sul movimento di questa sfera lungo il piano inclinato, tu la costruisci appunto in maniera matematica ideale, dando per scontato che questa sfera si muova essendo tangente in ogni momento del movimento in un solo punto sul piano inclinato. Invece non è così, e quindi nella realtà il movimento della sfera sarà diverso dalla tua equazione matematica, ok? Dai tuoi calcoli matematici, d'accordo? Così dicevano gli aristotelici. E quindi il movimento della sfera sul piano inclinato non è prevedibile in base ad una elaborazione matematica. Nella realtà le cose vanno diversamente. Galileo risponde in due modi a queste obiezioni. Galileo dice che la matematica può essere tranquillamente applicata alla natura. Prima di tutto Galileo dice che se nella realtà, nella natura, nella fisica esistessero gli oggetti perfetti della matematica, nella natura i fenomeni andrebbero proprio come sono stati previsti dalla matematica, ok? Quindi la matematica potrebbe corrispondere benissimo al funzionamento della natura se solo gli oggetti perfetti della matematica esistessero davvero in natura. Se fosse così,
i fenomeni fisici avverrebbero in maniera precisa come vengono calcolati dalla matematica, ma ovviamente non è così, ok? I piani non sono bidimensionali, le sfere non sono veramente sfere perfette, non sono tangenti soltanto in un punto al piano. Ma Galileo risponde che la cosa funziona lo stesso, basta fare la tara, cioè calcolare un'approssimazione. Cioè, ovviamente il fenomeno non avverrà mai in maniera esatta come dovrebbe avvenire se ci fossero degli enti fisici perfetti come quelli matematici, però il fenomeno può essere descritto comunque in maniera matematica attraverso l'approssimazione. Bisogna quindi calcolare l'approssimazione. Per esempio, una sfera che ovviamente non è perfetta su un piano inclinato, che non è veramente unidimensionale in questa linea del triangolo del piano inclinato, questo lato del triangolo del piano inclinato, magari una sfera si muoverà più lentamente di come si muoverebbe se fosse perfetta come idealmente nella matematica. Tuttavia noi possiamo calcolare per approssimazione come si muoverà. Quindi dobbiamo togliere o aggiungere un valore, cioè ovviamente fare la tara con questi meccanismi di approssimazione. Calcoliamo matematicamente il movimento ideale della sfera sul piano inclinato, ma noi sappiamo che il movimento reale dovrà essere più lento e quindi calcoliamo una approssimazione. Non calcoleremo il movimento in maniera perfetta, però ci avviciniamo, ok? E quindi questo risponde Galileo. E abbiamo visto peraltro che questa faccenda dell'esperimento che convalida la teoria, che prevede i fenomeni futuri in base a una teoria matematica, è un'esigenza più sentita da Galileo piuttosto che messa in pratica, perché Galileo non aveva gli strumenti per fare la maggior parte degli esperimenti che lui aveva ideato. Non c'era la tecnologia, non c'erano i cronometri, non c'erano gli strumenti di misurazione adatti. E quindi questo è un problema. Galileo è proprio il padre della fisica sperimentale, però lui sperimentò molto poco. Galileo è stato addirittura accusato di aver aggiustato gli esperimenti, d'accordo, per esempio nell'isocronismo del pendolo. Galileo ci lascia molte teorie che hanno bisogno di sperimentazione, ma lui stesso non riesce a soddisfare l'esigenza di questa sperimentazione. Ci riusciranno poi gli scienziati, altri scienziati. Questo fatto dell'approssimazione ci porta anche a parlare di un'altra cosa fondamentale di Galileo, cioè dell'esperimento mentale. Non sempre l'esperimento si può fare, abbiamo visto lui non ci riusciva quasi mai. E allora l'esperimento si fa sulla carta, l'esperimento mentale. Con la matematica, con il calcolo, tu stabilisci come dovrebbe andare un esperimento nella realtà, anche se spesso non riesci a farlo. Quando hai una legge, d'accordo, che hai più o meno verificato per alcuni fenomeni, puoi applicarla con un esperimento mentale anche ad altri fenomeni, ok? Per esempio, tu hai calcolato, hai sperimentato, forse l'hai sperimentato, come funziona il principio di inerzia, no? Tra corpi terrestri, o il moto uniformemente accelerato tra i corpi terrestri, puoi applicare queste leggi ai corpi celesti e ai moti dei corpi celesti. Certo, non potrai mai fare un vero esperimento, cioè dovresti avere a disposizione degli universi, dire prendiamo Marte, acceleriamo l'orbita di Marte, vediamo dovrebbe cambiare l'orbita in quel modo, d'accordo? Oppure la fermiamo un attimo Marte e vedremo che l'orbita che rallenterà in un certo modo, eccetera. Tu non lo puoi fare perché non puoi mettere nel tuo laboratorio il Sole e Marte, e il pianeta Marte ovviamente, però puoi fare un esperimento mentale, puoi supporre come Marte si muoverebbe se tu andassi a rallentarlo, oppure se uno scontro con un altro pianeta accelerasse all'improvviso il movimento di Marte. Tu puoi con carta e penna sperimentare mentalmente, d'accordo, calcolare quali sarebbero queste conseguenze.
E quindi spesso Galileo ovviamente si trovò a fare, diciamo così, più esperimenti mentali che, diciamo così, esperimenti reali. L'importanza di Galilei è comunque eccezionale, non è che eh, la stessa sua visione della legge naturale. La legge naturale che deve essere descritta, sia pure ipoteticamente, da una teoria espressa in caratteri matematici, in Galileo viene intesa proprio in maniera moderna, come nella scienza moderna. La legge scientifica ti dà la legge di svolgimento di un processo. A differenza di Bacone, che vi ricordate finì quando parlava della teoria scientifica, finiva fondamentalmente semplicemente per dare una definizione verbale della definizione, vi ricordate l'esempio del calore, della definizione dell'essenza del calore, nel dire che cos'è il calore. Galileo invece molto modernamente si disinteressa di che cos'è il calore, tantomeno si interessa di cause finali, d'accordo? Per esempio, perché esiste il calore, a quale scopo. Galileo sostituisce il che cos'è, il perché, con il come. A Galileo interessa soltanto come si propaga il calore, come aumenta, come diminuisce, come si trasmette. Quindi lo scienziato finisce di chiedersi metafisicamente, aristotelicamente, che cos'è una cosa, una natura, d'accordo? Perché esiste una natura, perché un fenomeno si svolge così piuttosto che in un altro modo, ma correttamente la legge scientifica descrive lo svolgimento del fenomeno, descrive come avviene il processo con il quale il fenomeno si produce, cioè il come il fenomeno si produce. A questo punta una legge scientifica, a una descrizione il più possibile vicina alla verità di ciò che avviene, non a stabilire che cos'è ciò che avviene, perché avviene, per quale scopo avviene. Quindi questo è estremamente importante e quindi a differenza di Aristotele, ma a differenza dello stesso Baconi, Galileo non pensa che la spiegazione scientifica implichi un'affermazione definitiva intorno alla cosa in sé, alla causa ultima o all'essenza di un fenomeno naturale. Bisogna semplicemente determinare empiricamente come il fenomeno si produce, cioè la sua legge di svolgimento. Spero di essere stato chiaro. Che cos'altro c'è da dire su Galileo? Io credo, insomma, di aver detto tutto, spero di non aver dimenticato qualcosa di importante. Non ho proprio finito con Galileo Galilei, vedremo nella prossima e ultima lezione la seconda parte della vita di Galileo Galilei, le opere che lui scrive, molto importanti, ma soprattutto il processo dell'Inquisizione, che ha un'importanza simbolica e storica anche molto molto importante. Ci vediamo la prossima volta per l'ultima lezione su Galileo, grazie.